Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale e in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui per parlare di una delle donne più influenti dei nostri giorni, nonché una ex Slavic doll di prima generazione, ovvero la First Lady degli Stati Uniti d'America, Melania Trump, la moglie di Donald Trump. Siamo qui per conoscerla meglio, conoscere la sua vita, i suoi studi, la sua carriera e come ha fatto ad arrivare alla Casa Bianca partendo da un paesino tra le montagne della Slovenia jugoslava. Eccoci qua. Allora, prima di partire con il video vero e proprio, volevo fare una piccola premessa, ovvero in questo video non si parlerà in alcun modo di politica. Siamo qui soltanto per conoscere meglio Melania e perché ho deciso di fare questo video. Uno, perché ha una vita estremamente interessante. Due, perché penso che, dato il ruolo che riveste, sia importante conoscerla meglio. E 3, perché rientra a pieno titolo nell'area di interesse di questo canale. Infatti Melania è nata in Slovenia. Melania Trump, all'anagrafe Melania Knaus, è nata il 26 aprile del 1970 a Novo Mesto, in Slovenia, nell'allora Slovenia jugoslava, in una famiglia felice e serena, formata da lei, suo papà Viktor, che gestiva una concessionaria di automobili e motociclette, sua mamma Amalia, una donna che lavorava nell'ambito della moda come specialista di cartamodelli e che ha trasmesso la passione per la moda a Melania, e sua sorella maggiore Ines, che è più grande di Melania di 2 anni. Quando era ancora bambina, Melania, insieme a tutta la sua famiglia, si trasferì in un'altra cittadina, a Sevnica, a un'ottantina di chilometri da Lubiana, che è la capitale della Slovenia. Lì inizialmente vivevano in un appartamento molto modesto, poi grazie al duro lavoro di suo padre riuscirono a trasferirsi in una casa un pochino più grande, in un quartiere un pochino più bello, sempre lì a Sevnica. Sempre grazie al lavoro di suo padre, sia Melania che sua sorella Ines riuscirono a trascorrere un'infanzia, oltre che molto serena in un ambiente familiare molto bello, anche più agiata rispetto alla media della Slovenia jugoslava. Infatti riuscirono a frequentare le migliori scuole, ad andare in vacanza d'inverno in montagna e d'estate al mare. All'età di 15 anni, quindi alla fine delle scuole medie, Melania decide di inseguire la sua passione. Infatti, se vi ricordate, poco fa vi ho detto che sua madre Amalia le aveva trasmesso la passione per la moda e Melania aveva il sogno di diventare una stilista. Così decide di provare ad entrare in una delle scuole più prestigiose di Lubiana, della capitale, ovvero la scuola di design e fotografia di Lubiana, un liceo tecnico estremamente formativo e competitivo. Nonostante la difficoltà del test d'ingresso, Melania riesce ad essere accettata e nonostante anche la distanza della scuola da dove abitava, perché lei nel frattempo continua ad abitare a Sevnica, che appunto dista un'ottantina di chilometri dalla capitale, ogni giorno lei frequenta tutte le lezioni. È una studentessa modello con la testa sulle spalle, molto determinata, e per questo motivo un annetto dopo, quindi quando Melania ha 16 anni, i suoi decidono di prenderle insieme a sua sorella Ines un appartamento a Lubiana, in modo tale che entrambe le sorelle siano più agevolate nel seguire i propri studi. Nello stesso periodo, quindi sempre all'età di 16 anni, Melania inizia a lavorare come modella e inizia a posare per il fotografo sloveno più importante di quel periodo, ovvero Jerko, il quale la scopre grazie a una sfilata di moda organizzata proprio dal liceo che frequentava Melania. Questa collaborazione tra i due per Melania è estremamente importante, in quanto la introduce nel mondo della moda e le permette anche di creare un portfolio da presentare poi alle varie agenzie quando inizierà la sua vera
e propria carriera da modella in Europa. Alla fine del liceo, che tra l'altro termina con ottimi risultati, Melania è decisa a non voler tornare a casa, a non voler tornare a vivere a Sebnica, ma di voler continuare a inseguire il suo sogno di diventare una stilista. E così, nel frattempo che cerca di capire come ottenere questo risultato, decide di iscriversi all'università di Lubiana per studiare design e architettura. Nel frattempo però continua anche a posare come modella e dopo un po' di tempo, dopo un paio d'anni, si rende conto che se veramente vuole arrivare a lavorare nel campo della moda deve sfruttare questa opportunità, deve immergersi al 100% nel suo lavoro da modella. Così all'età di 22 anni decide di iscriversi al concorso Modella dell'anno di Lubiana e arriva al secondo posto. Questo risultato è la spinta di cui aveva bisogno. Dopo questa vittoria decide di trasferirsi a Milano, decide di mollare l'università, quindi non terminare gli studi, e di trasferirsi insieme a sua sorella Ines a Milano per rincorrere il suo sogno. Dopo essersi trasferita a Milano, Melania inizia a sfilare per importanti brand di moda, sia a Milano che successivamente a Parigi. E dopo aver ottenuto un discreto successo in Europa, nel 1996 decide di alzare l'asticella e trasferirsi negli Stati Uniti d'America, più precisamente a New York, dove inizia a lavorare per l'agenzia Cosmopolitan Models. Pochi anni dopo, nel 1998, sempre grazie al suo lavoro di modella, Melania conosce per la prima volta Donald Trump alla Fashion Week di New York. Dopodiché i due iniziano a frequentarsi, si fidanzano ufficialmente nel 2004 per poi sposarsi il 22 gennaio del 2005. Se vi ricordate, prima ho sottolineato più volte come Melania abbia vissuto un'infanzia estremamente felice e serena. Bene, lei questo clima familiare in cui ha vissuto ha cercato sempre di ricrearlo nella famiglia che stava creando con Donald Trump, specialmente dopo la nascita del loro primo e unico figlio, Baron William Trump. Dopo la nascita di suo figlio, Melania si è dedicata quasi esclusivamente a lui, lasciando anche andare la sua carriera di modella. E questa sua dedizione al figlio è stata particolarmente evidente durante la prima presidenza di Trump e durante la corsa alle presidenziali. Infatti Melania è apparsa raramente ai comizi, alle interviste e comunque agli eventi pubblici, e questa è stata una sua scelta, è stata una sua imposizione, in quanto lei voleva preservare non solo la sua privacy, ma soprattutto quella di suo figlio. Voleva che lui potesse continuare a vivere la sua vita senza essere sotto lo sguardo di tutti. E per questo motivo si è imposta sia con suo marito, quindi con Donald Trump, sia con tutto il suo entourage, dicendo che lei sì, voleva partecipare attivamente alla corsa alle presidenziali di suo marito, ma non in questo modo, non mettendo alla mercé di tutti la sua vita e soprattutto quella di suo figlio. Un altro elemento che mette in evidenza l'indiscutibile presenza di Melania nella vita di Baron è l'accento che Baron aveva da piccolo, lo stesso di sua madre, ovvero quello sloveno. Infatti, nonostante Baron sia nato e cresciuto negli Stati Uniti, da piccolo aveva questo accento abbastanza evidente che aveva preso da sua mamma, la quale, nonostante viva negli Stati Uniti da tantissimo tempo, essendo nata, cresciuta e vissuta in Slovenia per gran parte della sua vita, ovviamente ha questo accento sloveno. I like my suitcase. I have to go to school now. Yeah, you will have lunch and then you go to school. Now I'm gonna go. Yeah, first you will have lunch and then you go to school. E questo mette in luce come Melania sia sempre stata accanto a suo figlio e come l'abbia cresciuto lei proprio
24 ore su 24, 7 giorni su 7, e questa cosa non è assolutamente scontata visto il ruolo che ricopre in quanto moglie di Donald Trump, e non solo ora come First Lady ma anche prima, perché comunque Trump era un personaggio anche prima. E quindi questa cosa mette in evidenza questo legame molto stretto, e questo aiuta a comprendere meglio il perché di alcune scelte di Melania anche durante la presidenza e la corsa alle presidenziali di Trump, come ad esempio appunto non partecipare a tutti i comizi, non tenere discorsi, non tenere interviste, o anche la discussa scelta di non trasferirsi immediatamente alla Casa Bianca. Negli anni successivi alla nascita di Barron, nonostante, come abbiamo visto, lei si è dedicata tantissimo a lui, ha lo stesso portato avanti qualche progetto. Per un periodo è stata copresentatrice del programma televisivo The View. Nel 2010 ha lanciato la sua linea di orologi, e nel 2013 ha anche lanciato la sua linea di creme per il corpo. Pochi anni dopo è iniziata la corsa alle presidenziali di suo marito, di Donald Trump, e nonostante tutto quello che si è sempre detto su di lei, che lei sia stanca di lui, che non lo sopporti, che voglia lasciarlo, ma che ci resti insieme per questioni economiche, perché è un'arrampicatrice sociale e tutto quanto, lei è sempre rimasta accanto. You still have a good marriage. Do you love your husband? Yes, we are fine. Yes. It's what media speculate, and it's gossip. It's not always correct stuff. Anzi, vi dirò di più. Chi la conosce, e lei stessa e anche le persone dell'entourage di Trump e tutto, hanno affermato più volte che sia stata proprio Melania a spingere Trump a candidarsi. Infatti lui erano ormai anni, da quando perlomeno lei lo conosceva, che ogni volta, a ogni elezione, lui, o comunque quando uscivano discorsi inerenti alla politica, lui diceva se fossi io presidente farei le cose in modo diverso, questo non ci sarebbe, io riporterei l'America ad essere grande, eccetera eccetera eccetera. Quindi lei a un certo punto, stanca di ogni volta sentirgli fare questi discorsi e poi vedere che alla fine non si candidava, gli ha posto un ultimatum dicendogli in parole povere: o adesso ti candidi, oppure la smetti per sempre di parlarmi di queste cose, perché io sono stufa, non ce la faccio più. E così lui ha fatto, si è candidato e poi è diventato, stiamo parlando della prima presidenza, presidente degli Stati Uniti d'America. Anche il suo apparire gelida, questo suo non sorridere nelle foto, apparire sempre seria, bisogna un po' capirlo, bisogna contestualizzarlo e capire qual è il background di Melania. È comunque una ragazza che è stata cresciuta non con il modello americano, ma con altri valori e principi, in un altro mondo, in quello della Slovenia jugoslava, e per l'appunto con altri principi. Per loro non è così normale essere solari e aperti con tutti, non è normale sorridere a chiunque passi per strada e essere amichevole con tutti, cosa che magari può essere più comune ad esempio anche qua in Italia o anche per gli americani. Non è normale fingere le emozioni, non è normale fingere di essere felice, quindi bisogna anche tener conto di tutte queste cose, non bisogna subito dire lei lo fa perché è insoddisfatta della sua vita. Può anche essere, noi non lo sappiamo con certezza, ma da quello che ci viene detto non è così. Il 20 gennaio 2017 Donald Trump vince le elezioni e diventa presidente degli Stati Uniti d'America. Di conseguenza sua moglie, Melania, diventa First Lady. E qua abbiamo, come vi ho accennato prima, un'altra scelta di Melania che ha fatto molto discutere, ovvero il fatto di non trasferirsi immediatamente alla Casa Bianca, ma di voler rimanere alla Trump Tower di New York insieme a Barron. Molti hanno interpretato questa scelta come un non essere contenta della vittoria del marito, un non essere d'accordo con lui, un'insoddisfazione, eccetera. Ma in realtà, come vi ho detto, è stata lei a spingerlo a candidarsi, e lei, nonostante magari non sia apparsa sempre al suo fianco pubblicamente, l'ha sempre sostenuto.
La questione è che lei voleva fare di tutto per preservare la sua normalità e soprattutto quella di suo figlio. Di conseguenza ha preferito rimanere alla Trump Tower in modo tale che Barron potesse continuare ad andare nella sua scuola, frequentare i suoi amici, avere la sua routine e tutto quanto. Successivamente poi si è trasferita alla Casa Bianca. Ciò che è successo durante la prima presidenza di Trump ormai è storia e a prescindere dalle idee politiche di ognuno è innegabile che ci siano stati diversi scandali, ma nonostante ciò lei gli è sempre rimasta accanto e questo è dovuto anche alla sua idea di famiglia e di coppia. Durante la presidenza di suo marito, lei, come tutte le First Lady, si è occupata di questioni legate alle donne, ai bambini, alla beneficenza, alla gestione dello staff della Casa Bianca e delle varie ristrutturazioni e allestimenti appunto della Casa Bianca. Anche dopo la fine della prima presidenza di suo marito, nonostante i tumulti, gli scandali e tutto quanto, Melania gli è rimasta accanto e l'ha appoggiato anche nella seconda corsa alle presidenziali che ha vinto il 20 gennaio del 2025 e di conseguenza lei è diventata per la seconda volta First Lady degli Stati Uniti d'America, come 47esima First Lady degli Stati Uniti d'America. Bene amici, anche questo video è giunto al termine. Io spero tanto che vi sia piaciuto, che sia stato interessante e che magari vi abbia fatto scoprire qualcosa in più. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e fatemi sapere se voi conoscevate già queste cose riguardo a Melania Trump. Io vi ringrazio tantissimo, vi chiedo se vi è piaciuto il video di lasciarmi un like e iscrivervi al canale in modo tale da non perdere i prossimi contenuti. E nulla, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!